una persona che si ritrova laureata, appena finito di studiare e non ha alcun tipo di agevolazione, non può permettersi di svolgere un tirocinio non retribuito. Spesso alcune persone si ritrovano a dover svolgere il tirocinio durante la settimana e poi per riuscire a vivere e a mantenersi lavorare nel weekend. Il tirocinio è un lavoro vero e proprio che deve essere pagato. Sono Marta, ho 26 anni e dopo la laurea in psicologia sto svolgendo un tirocinio per abilitarmi alla professione. Io sono calabrese, mi sono trasferita a 18 anni a Milano, dove ho studiato psicologia. Subito dopo la laurea mi sono spostata a Padova per svolgere il tirocinio. Mi sono trasferita proprio a Padova in realtà perché ero tipo stanchissima di Milano. Non mi sarei mai potuta permettere una casa in affitto, ho vissuto in residenza universitaria e poi finiti gli studi non avevo più la possibilità di rimanere in residenza ovviamente, quindi anche a malincuore mi sono dovuta un po' trasferire appunto a Padova. Esci dall'università che un po' sei scoraggiato. Il momento in cui mi sono laureata è stato tremendo perché ho pensato e adesso cosa faccio? Dove vado? Ho tante idee ma non ho una strada reale. Nel momento in cui trovi il tirocinio, anche lì sei un po' più carico di aspettative, arrivi nel posto e a parte un po' la carica dell'inizio diventa uno stress. Questo tirocinio di base si tratta di appunto 750 ore per accedere all'esame di Stato e dopo l'esame di Stato appunto abilitarsi alla professione. Soprattutto se non si svolge questo tirocinio non posso fare l'esame di Stato, quindi non verrò riconosciuta come psicologa nonostante 2 lauree. Il fatto che non sia retribuito significa che o c'è una fonte di sostentamento extra oppure una persona che si ritrova laureata, appena finito di studiare e non ha alcun tipo di agevolazione non può permettersi di svolgere un tirocinio non retribuito. Spesso alcune persone si ritrovano a dover svolgere il tirocinio durante la settimana e poi per riuscire a vivere e a mantenersi lavorare nel weekend. Quindi gli diventa anche dispendioso a livello di energie, si fa veramente tanta fatica. Per come funzionano oggi i tirocini, in realtà è uno sfruttamento, il tirocinio è un lavoro vero e proprio che deve essere pagato. L'impostazione di base è come se ti stessero facendo un favore, mentre in realtà è al contrario, sono io che sto facendo un favore alla realtà perché ci sono delle cose che dipendono ormai da me all'interno della realtà in cui sono. Se non ci fossi io non andrebbero avanti. Nel mio caso specifico spesso mi ritrovo a svolgere mansioni che non mi competono, non mi riguardano e soprattutto non mi formano, come sfaldare faldoni, fare fotocopie. Io per permettermi di fare il tirocinio intanto ho lavorato durante la magistrale per prevenire questo momento. In più sto lavorando come borsista di ricerca in Bicocca e nel frattempo sto svolgendo il tirocinio. Se il mio tirocinio fosse retribuito sicuramente sarebbe un grandissimo sospiro di sollievo. Dipende da quanto viene retribuito perché c'è sempre anche questo gap tra quei 500 euro che comunque è bello il contentino ma non bastano. Come giovane tirocinante e non solo mi sento abbandonata dalla politica. Essendo né studenti né lavoratori in senso stretto non c'è qualcosa che permette la tutela dei diritti dei tirocinanti. È una situazione ibrida in cui si è un po' persi e abbandonati a se stessi. È perché non si conosce la realtà dei tirocinanti. Sicuramente un cambiamento che parta dall'Unione Europea potrebbe essere sicuramente un passo in più rispetto alle situazioni specifiche dei singoli paesi. Il punto è che bisogna andare anche appunto a valutare ogni situazione perché ogni tirocinio ha peculiarità diverse. Sicuramente avere delle imposizioni tra molte virgolette dall'alto potrebbe aiutare. Penso che forse le europee permettono ai giovani di far sentire molto di più la propria voce rispetto alle politiche nazionali perché c'è un margine un pochino più ampio di dialogo
da un certo punto di vista. Credo che i giovani possano interessarsi molto di più anche da un punto di vista europeo a quello che succede poi nei contesti specifici.